In questo episodio spiego 3 trucchi di pronuncia per parlare come gli italiani. Nello specifico spiego come parlare come gli italiani che vivono a Milano. Quindi non parlo della pronuncia generica ufficiale, ma parlo della pronuncia tipica di Milano. Se ti piace la varietà di italiano che si parla a Milano, sei nel posto giusto. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Ma evitiamo di perdere tempo e vediamo subito il primo di questi trucchetti di pronuncia. Round 1. Il primo trucchetto riguarda la pronuncia della E tonica. La E tonica non ha alcun legame con il gin tonic. E tonica vuol dire E accentata. In alcune parole questa lettera dovrebbe essere pronunciata come una E aperta, ma a Milano viene pronunciata come una E chiusa. Per esempio, invece di dire bene, a Milano si dice bene. Ti faccio altri esempi. Prima ti dico la pronuncia ufficiale della parola e poi ti dico come viene pronunciata a Milano. O almeno cerco di imitare la pronuncia ufficiale. Per me non è troppo semplice imitare la pronuncia ufficiale proprio perché sono abituato a pronunciare queste parole come vengono pronunciate a Milano. Comunque ci proverò. Tempo. Sì, che cazzo di pronuncia è questa? Tempo. 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 Telefono. 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 Segno. No, che cosa cazzo è questa pronuncia? Segno. 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 Meglio. 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 Dente. 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 Studente. 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 Presidente. Ok. Presidente. Presidente. Anzi, più verosimilmente, presidente, quindi con una S sonora. Gente. 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 Idea. 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 Poi per esempio a Milano Poi per esempio a Milano non si dice neutro, ma si dice neutro. Non si dice euro, ma si dice euro. Quindi ecco, come vedi, la pronuncia ufficiale prevede una E aperta. A Milano queste parole vengono pronunciate con una E chiusa. Lo stesso discorso vale per il dittongo IE. Per esempio, la pronuncia ufficiale è ieri, invece a Milano si dice ieri, ieri, con la E chiusa. Ti faccio altri esempi con questo dittongo. Piede, piede, piede. Dietro, dietro, dietro. Viene, viene, viene. Miele, miele, miele. Niente, niente, niente. Salumiere, salumiere, salumiere. Chiaramente questi sono soltanto degli esempi, servono solo per farti capire il punto. Poi ci sono molte altre parole che vengono pronunciate in questo modo. Però fai attenzione, cioè
molte parole vengono pronunciate così, ma non tutte. Quindi non è che tutte le volte che c'è un suono E nella pronuncia di Milano diventa E. Questo discorso vale solo per alcune parole. Ma vediamo il secondo trucchetto. Round 2. Anche il secondo trucchetto riguarda la pronuncia della lettera E. In alcune parole la pronuncia ufficiale prevede una E chiusa, ma a Milano queste parole vengono pronunciate con una E aperta. Ti faccio alcuni esempi. Invece di dire perché, a Milano si dice perché, perché. Invece di dire te, pronome, si dice te, te. Quindi invece di dire, per esempio, con te, si dice con te. Invece di dire per te, si dice per te. Poi, secondo la pronuncia ufficiale, il numero 3 dovrebbe essere pronunciato come 3, quindi 1, 2, 3. Invece a Milano si dice 1, 2, 3 e lo stesso discorso vale per i composti di 3, 23, 33, 43, eccetera, eccetera. Invece di dire freddo si dice freddo, freddo. Un altro esempio è il sostantivo penna. La pronuncia ufficiale sarebbe penna. A Milano si dice penna con la E aperta. Lo stesso discorso vale per esempio per il sostantivo lettera. La pronuncia ufficiale sarebbe lettera. A Milano si dice lettera, lettera. Invece di dire scherzo si dice scherzo, scherzo. Invece di capello si dice capello, capello. Invece di dire orecchio si dice orecchio, orecchio. Invece di dire elmo si dice elmo, elmo. Lo stesso discorso vale anche per determinati suffissi. Per esempio il suffisso essa. La pronuncia ufficiale sarebbe studentessa, dottoressa, professoressa, quindi con la E chiusa. A Milano si dice studentessa, professoressa, no, che cazzo? Studentessa, dottoressa, professoressa, quindi con una E aperta. Questo discorso vale anche per il suffisso etto e tutte le sue varianti. La pronuncia ufficiale sarebbe trucchetto. Da noi si dice trucchetto, trucchetto. Invece di dire orsetto, noi diciamo orsetto. Invece di stivaletti, stivaletti. Invece di cartelletta, cartelletta. Invece di sacchetto, sacchetto. E così via. Ma vediamo il terzo trucchetto. Round 3. Il terzo trucchetto riguarda la pronuncia della lettera O. In alcune parole la O viene pronunciata come aperta, quindi come O, mentre nell'italiano standard dovrebbe essere chiusa, quindi dovrebbe essere una O. Per esempio, a Milano non si dice posto, ma si dice posto. Non si dice 14, ma si dice 14. Alcuni pronunciano una O aperta anche nel suffisso oio. Per esempio non dicono accappatoio, ma dicono accappatoio. Oppure non dicono corridoio, ma dicono
corridoio. Io personalmente dico corridoio e accappatoio. Spero che questi trucchetti ti siano piaciuti. Se vuoi parlare l'italiano di Milano, ti consiglio di guardare più volte i video di persone di Milano. In particolare ti consiglio di fare attenzione a come queste persone pronunciano la lettera E e la lettera O. Per esempio, potresti guardare i video del sottoscritto. Chi è il sottoscritto? Il sottoscritto sono io, Luca. Ti consiglio pertanto di iscriverti al mio canale. Per iniziare, prova a dare un'occhiata a questo video.